Prova, dovrebbe funzionare ora. Ciao amici, benvenuti e bentornati sul mio canale. Come state? Spero tutto bene. Allora, datemi solo un secondo che vi afferro bene, perché sto registrando con la macchinetta e credo che forse la qualità sarà migliore e lo capirete. Ma perché sto registrando con la macchinetta? Perché il mio telefono ha deciso tranquillamente di dire: guarda, sono pieno, letteralmente come tutti noi, ma sono pieno, non ce la faccio più, quindi se vuoi fare un video devi utilizzare la macchinetta. Va benissimo, perché così prendo un po' di manualità anche con lei. Allora, mi vedete tutta bella acchittata. Vabbè, amici, io non so più cosa dire. Perché mi sono truccata così? Perché la mia idea iniziale di oggi era quella di fare un make-up tutorial, pseudo tutorial insomma, di questo look un po' pazzerello. Stupendo, tra l'altro, ho utilizzato la palette di NYX e quella nuova. E questo video serviva anche un po' come video spiegazione di... Cioè, in realtà, allora, posso dire, io non devo spiegare niente, perché sono una ragazza di 24 anni, vive dall'altra parte del mondo da sola, sì, col mio fidanzato, ma da sola, e lavoro tutti i giorni e quindi ci sta che io abbia una vita. Dall'altra parte però, sapete cosa? Cioè, sono segno vergine, ok? E se voi avete mai familiarizzato con una persona del segno della Vergine, devo comprare un cavalletto, ok? Lo comprerò. Per ora ci adattiamo, mettiamo il coso dei microfoni sotto così. Oh, guarda che roba! Professionale, come sempre. Dicevo, sono del segno della Vergine, quindi nella mia mente io dovrei fare un sacco di cose nella mia vita, nelle mie giornate. Cioè, le mie giornate nella mia testa dovrebbero durare tipo 14.000 ore. Perché? Perché io devo fare tanto, voglio fare tanto, mi piace fare tanto, solo che ci sono dei limiti umani proprio, che non si riesce a, come dire, bloccare. E poi non so se guardare qui, che siete voi, oppure lì che è la cioè tipo lo schermetto. Mi viene da guardare lo schermetto per vedere se sono a fuoco, ma credo di essere a fuoco. Credo che mi metta a fuoco abbastanza bene questa volta. Perché sì, dovete sapere che ho registrato il secondo episodio, il trucco c'è, ero da sola a casa, niente, non ha messo a fuoco, cioè ha messo a fuoco la candela dietro di me, quindi ora stiamo cercando di capire se tenere il video o se rifarlo. Ma vabbè, comunque questo per dirvi che nella mia testa dovrei fare un sacco di cose, il problema è che oggettivamente non ho tempo, non riesco proprio fisicamente, cioè o magari riuscirei anche, magari se non dormissi, e diciamo che forse il sonno mi serve, ho bisogno di dormire. Nonostante vorrei tanto far uscire video di Il trucco c'è una volta a settimana, non credo di riuscirci, anzi sicuramente non ci riuscirò per ora. E quindi niente, ci buttiamo dentro qualche altro video così, chiacchiericcio, che comunque sono i miei preferiti come sapete, non che gli altri non mi piacciono, però vabbè, avete capito, va bene. Questo video in realtà nasce con il desiderio di chiacchierare un po' con voi e fare un trucco diverso dal solito, che ho iniziato a registrare col telefono, poi dopo un 10 minuti di registrazione si è bloccato tutto e ha detto no, scusa, siamo full pieni. Perciò niente, tutto è andato storto, nonostante in realtà poi su TikTok sia riuscita a registrare un pezzo di video, perché io di solito quando mi trucco dovete sapere che faccio prima un occhio e poi l'altro, perché non lo so, perché ho sempre fatto così. E quindi c'è tutta tecnicamente la registrazione dell'altro occhio. Ora vedrò di capire se riesco a editarlo bene, se riesce a venire una cosa decente, chissà. In quel video comunque iniziavo anche a parlarvi un pochino di due cose che in realtà volevo raccontarvi, perché vi ho sempre raccontato le novità nella mia vita. E in questo momento le novità della mia vita sono due principali, ovvero due viaggi che abbiamo programmato, cioè uno è programmato, l'altro in fase di. Allora, il primo viaggio è fra una settimana e andremo a Sydney per la prima volta, quindi sono molto emozionata e ce l'avevamo in mente da un po' di tempo. Poi, allora, ora vi racconto questo piccolo storytelling. Tutti avrete presente l'antico vinaio, la gastronomia, il ristorante, insomma il locale antico vinaio, bene.
Dovete sapere che io ho frequentato Firenze o comunque la Toscana in generale per un po' di tempo, perché ho fatto l'accademia per diventare lash maker, e quindi tutte le volte che andavamo giù la tappa fissa era Antico Vinaio, quindi abbiamo mangiato un bel po' di schiacciate, io e Phil. E coincidenza vuole che nel momento in cui stavamo per organizzare questo viaggio a Sydney esce fuori l'annuncio appunto di Tommaso che, scusate, devo stare di Tommaso che stava per aprire il suo primo locale in Oceania, nel continente Oceania. E quindi ho guardato Phil e ho detto no, dobbiamo aspettare che apra, perché è 1 anno e mezzo che non mangiamo italiano buono, vero, capite? Il locale è aperto ora, se non sbaglio, il 16 luglio o comunque qualche giorno fa, e quindi appena aperto abbiamo comprato i biglietti e quindi settimana prossima andiamo a Sydney. Saremo via 2 notti, 3 notti, qualcosa del genere, quindi pochissimi giorni, non ce ne servono tantissimi anche perché poi dobbiamo tornare a lavorare. Però diciamo che sarà un bel viaggetto, perché poi non saremo soli, ci sarà la mia amica Alissa, che non so se mai guarderà questo video, non so neanche se sia iscritta al mio canale, ma comunque va bene, e suo papà. Allora, dovete sapere che Alissa l'ho conosciuta perché era una mia collega di lavoro e i suoi nonni hanno origini italiane. Da parte di sua mamma da Montebelluno, che per chi non sapesse dov'è Montebelluno è in Veneto, e io sì vengo dal Trentino Alto Adige, ma per chi mi conosce, stavo per dire paese, ma è veramente un grande complimento dire paese al posto da dove vengo, cioè proprio la frazione da dove vengo si trova esattamente, cioè letteralmente, amici, al confine con il Veneto. E quindi Montebelluno è veramente vicino a me. E quando mi ha detto, ah sì, mia nonna è Montebelluno, la mia faccia, immaginate me, così. What? Montebelluno? Sei sicura? Sì, Montebelluno. Questo fa veramente ridere perché siamo letteralmente dall'altra parte del mondo. Invece suo papà, quindi i nonni da parte di suo papà, sono siciliani. La Sicilia non l'ho mai visitata per ora, quindi un po' lontani da me. Bene. Comunque abbiamo un super bel rapporto con loro, ci hanno invitato molto spesso a mangiare da loro, abbiamo fatto il nostro primo barbie, che è il barbecue australiano, da loro. Siamo andati a vedere la partita di... Allora, è tipo rugby, ma non è rugby e non so neanche... Va bene, cerco il nome di questo sport. Cioè, capite io come devo vivere? Funziona più niente. Ho capito, ti libero. Devi darti una calmata. Ok, tecnicamente è rugby, anche se è un po' un rugby. Sentite, non lo so, non fa niente. La cosa importante è che era molto divertente, molto ansiolitica come cosa, perché vi metterò uno spezzone di questo sport, così capirete. Comunque, bando alle ciance, siamo andati a vedere questa partita, il Queensland ha perso, che è la regione in cui ci troviamo noi, quindi diciamo non abbiamo portato molta fortuna io e Phil, ma comunque fa niente. A John, il papà di Elissa, stiamo molto simpatici e quindi abbiamo organizzato questo piccolo trip tutti insieme. Sydney sarà così, vi porterò credo sicuramente con noi, faremo un mini vlog sia per ricordo nostro ma ovviamente anche perché abbiamo iniziato ormai, cioè ho iniziato a condividere con voi i miei viaggi, i nostri viaggi, quindi perché non farvi vedere anche Sydney. Farà freddissimo, farà freddo da quello che si dice perché è inverno qui, per chi non lo sapesse, nonostante mi vedete in canottiera, però non so quanti gradi ci siano oggi qui, un 23 gradi, fuori è stupendo, vediamo se riesco a farvi vedere, vediamo se riesco a zoomare, ok, è un po' windy, c'è un po' di vento, non sarà mai uguale l'inquadratura, ma neanche se mi pagano. Il secondo viaggio sarà tra un po' di mesi, non ora, e si tratta del terzo. Vabbè, contiamo ovviamente l'Europa è il continente da dove vengo e va bene, poi Oceania ci stiamo vivendo, sarà il terzo continente in cui metterò piede, ovvero l'Asia. Allora, sarà un viaggio pazzesco, per chi mi conosce sa che io e Phil facciamo viaggi un po'
pazzerelli, nel senso che sono zaino in spalla e visitiamo un botto di cose. Ci piace così, l'abbiamo sempre fatto. Il primo viaggio così che abbiamo fatto è stato in Scandinavia in dicembre. È stato un freddo glaciale. In realtà di quel viaggio abbiamo un sacco di video tipo vlog, perché io e Phil abbiamo sempre avuto questa passione che durante i viaggi abbiamo sempre fatto video, e addirittura tipo il nostro primo viaggio insieme è stato a Malta, e in realtà anche a Malta abbiamo un paio di video. Credo facciano molto ridere e credo che non siano venuti bene, perché a Malta siamo stati, cioè io sono stata male, proprio c'era un caldo che l'Australia in paragone non è niente. Giugno 2021 credo, terribile, cioè penso di non essere mai stata così tanto male per il caldo in tutta la mia vita. Comunque, appunto, primo viaggio che abbiamo fatto, abbiamo sempre fatto video, poi la Scandinavia appunto è stato veramente il nostro primo viaggio, zaino in spalla, siamo stati via 12 giorni mi sembra, e abbiamo proprio visitato tutto, e siamo stati in Danimarca siamo stati in Danimarca, in Svezia, in Norvegia, Finlandia e ora non mi ricordo, Lituania o no, Estonia, e siamo stati in Estonia. Quindi diciamo che abbiamo fatto sto grande giro delle città principali, perché di sì. Forse mi manca qualcosa, amici, mi sembra poco. Danimarca, Norvegia, Svezia, Finlandia, Estonia. Sì. Ah no, ok, avevamo fatto uno scalo in Polonia, ma cioè letteralmente uno scalo, quindi. E nulla, da lì abbiamo iniziato a fare questi viaggi molto, come dire, importanti, perché sono comunque viaggi importanti, con uno stile che appunto io e Phil ci troviamo bene a viaggiare così, abbiamo veramente una bella sintonia sotto questo punto di vista, e quindi niente, siamo super emozionati perché faremo la stessa identica cosa per l'Asia, nel senso che toccheremo una cosa come 9 stati tipo, e quindi sarà pazzesco, sarà assurdo, incredibile. Non so se spoilerarveli. No dai, non ve li spoilerò tutti, però vi dico che ovviamente la Cina è inclusa. Poi immaginate un po', insomma, cosa c'è vicino, perché appunto tutti i posti che andremo a visitare sono abbastanza vicini l'uno tra l'altro. Quindi niente, non vedo l'ora che sarà quel momento. Ripeto, è ancora un viaggio in programmazione, però sarà figo, sarà veramente figo. Sarà molto diverso perché, come sapete, io ho amato la Nuova Zelanda, anzi mi piacerebbe in realtà fare un video finale sulla Nuova Zelanda in cui magari anche con Phil, vi diciamo tutto quello che abbiamo fatto, nel senso come abbiamo organizzato il viaggio, i posti esatti in cui siamo stati, ad esempio i tour che abbiamo fatto, quali sono stati a pagamento, quali sono stati gratuiti, eccetera. Insomma, un video un po' più, come dire, di contestualizzazione, e magari anche dirvi quanto abbiamo speso per 2 settimane in Nuova Zelanda. Niente, queste sono le giga novità che ho. In generale la mia vita sta andando abbastanza bene, al lavoro sono esaurita, perché sto facendo più di quello che dovrei, e diciamo che sotto alcuni punti di vista il posto in cui lavoro io non è proprio meritocratico, diciamo così. Quindi niente, sono arrivata al punto di dire, sai cosa? Io faccio quello che devo e basta. La mia pelle ne sta risentendo, penso che si veda benissimo che sono estremamente, diciamo, stressata. È un po' strano perché, per come sono fatta io di carattere, di personalità, stress lavorativo non, per fortuna, non l'avevo mai subito così tanto. Sentite? Questo polso mi fa ogni giorno più male e sto facendo fisioterapia, ma non so. Mi sa che è andato a... Poi non so, sono arrivata qua, magicamente sono diventata uno stress camminante. Ho bisogno di questo momento a Sydney, non vedo l'ora di andarci, non vedo l'ora che vediate anche voi questa parte del mondo, perché insomma fatemi sapere se siete stati a Sydney, quante S in questa frase, se sì, assolutamente cosa non devo perdermi, invece se no, bene, vedrete con me quello che andrò a guardare io. Faremo ovviamente alcune cose un po' turistiche, poi cercheremo di fare qualcosa un po' più particolare. Poi ripeto, non abbiamo una settimana intera da passare lì, quindi cercheremo di organizzarla un po' in maniera intelligente. In realtà
forse oggi, adesso mi metterò a organizzarla un po'. E che altro dire? Ci sarebbe tantissimo altro da dire, solo che mi perdo, cioè non vorrei mai fare un video troppo chiacchiericcio, perché magari diventa un po' pesante, però sapete che chiacchiero tanto e quindi forse va bene così. Ecco, un'altra cosa che volevo fare, ma sapete cosa? La faccio adesso perché in realtà è pseudo ora di pranzo. Allora, qui è inverno, però il mio metabolismo ragiona come se fosse estate in Italia ancora, non so come mai, e quindi non ho tanta fame. Perciò ora mangeremo insieme un gelato, ma amici, non sarà un gelato qualsiasi. È uscito un nuovo gusto di Maxibon. Mi fa molto ridere questa cosa perché questi Maxibon veramente mi sto facendo da sola una testa così. Non ho mai fatto questi video alla fine perché, cioè, piano, li ho fatti, non li ho mai pubblicati. Credo di averlo già detto in un video questo. Raga, ho l'Alzheimer e sono logoroica, va bene? Cioè, mi dispiace, così è, così funziona. E è uscito un gusto che io non mi aspettavo di trovare mai nella vita. Ora ve lo faccio vedere. Lo mangiamo anche insieme. Allora, non vi mentirò. L'ho già assaggiato, non ho mangiato tutto perché l'aveva mangiato Phil e quindi ne ho mangiato un morsichetto. Quindi ora lo mangeremo insieme tutto. Aspettami. Devi essere pronto al mio 3, ok? Hai capito? Mi stai ascoltando? 1, 2, 3. Guarda, te lo lascio guardare un po' meglio, ti zoommo bene qui. Maxibon alla cannella. Tra le mie mani un super Maxibon. Io impazzisco, raga, perché fatemi sapere se in Italia è arrivato. Non credo. Posso dirti? Non credo. Se è arrivato, vabbè, niente, mi rimangio tutto. Però fatemi sapere quali Maxibon ci sono nuovi da voi, perché secondo me ce ne sono di nuovi e particolari. Però qui abbiamo questo, qui abbiamo lui. Ora ve lo apro. Mettiamo il microfonino come bisognerebbe metterlo, vedo tutti quei video. Il microfono con la calamita è stato fatto apposta per non avere le mani occupate. E io dico grazie. Si presenta come un classico Maxibon. Raga, si sente subito. Boom, cannella. Come vedete dalla foto, comunque ci sono tipo delle strisce. Quelle strisce dovrebbero essere proprio glassa alla cannella. È qui. La vedi qua? Non guardare le mie unghie. Cioè, non ti deve interessare. Non ti deve interessare che mi mangio le cuticole e che le mie unghie fanno cagare. Perché non ho tempo, non ho voglia. Allora, non lo vedrai mai, ma al di sotto del cioccolato ci sono proprio le righe. Sai che forse lo vedi invece? Sì che lo vedi, aspetta. Però non capisco la crema. Ok, allora, comunque crema al formaggio che però, sì, forse un po' la ricorda. Aromatizzata alla vaniglia. E niente, poi sì, dentro c'è tipo questa sticky, sciroppo sticky di cannella. Ecco perché è buono. La parte che avevo mangiato era questa, non l'ho mangiato con il biscotto che vabbè si sta squagliando, però secondo me col biscotto è ancora più buono. Ma raga, ma che geniali sono. Tu mi fai un gelato che sa di cannella, perché noi siamo in Australia. Ora è inverno qui, quindi tecnicamente la cannella è una cosa da inverno, però è comunque caldo. E quindi tu cosa mi fai? Un gelato che sa di cannella. Boh, l'inventore è un genio. Poi c'è un altro nuovo gusto qui comunque, che è cookie crumble, tipo, che ha una confezione bellissima, perché è tipo verde acqua. Credo sia tipo cookie normale. Cioè, sì, cookie crumble, magari c'è del crumble, però diciamo che secondo me è un gusto che mi piacerebbe tantissimo, però boh, non so se proprio comprarlo, capito, per quello. Ora assaggiamo il biscotto. Se vi piace la cannella è il vostro gelato preferito. Se non vi piace la cannella, provatelo comunque, perché il sapore di cannella c'è, si sente, però non è così invadente. Quindi per chi tipo non ama la cannella ma vorrebbe amare la cannella, secondo me se lo provi così
ti piace. Va bene, amici, lasciamoci così, è da 40 minuti che chiacchiero da sola del più e del meno, più del meno che del più. Ora vado a editare questo video così ve lo carico. Comunque mi sto rendendo conto che forse la luce di tutto questo video è un po' brutta, mi dispiace. Questo è quello che posso dirvi. Noi ci vediamo, torno a dire il tecnicamente settimana prossima con un prossimo video. Anzi no, sai cosa? Te lo dico già, settimana prossima non credo che uscirà un video perché sarò a Sydney e quindi a meno che non abbia il tempo di registrare un video, che in realtà anche qui ok, giuro che è l'ultima cosa che ti dico e poi ti lascio andare. Avevo iniziato a vloggare una giornata con me. Il problema è che poi mi dimentico di procedere e quindi ho tipo un video che arriverebbe fino a fine della mia giornata lavorativa, che calcolando inizio a lavorare dalle 9:30 fino alle 5:30, capite che poi non mi resta tanto tempo per vloggare qualcosa. Tu ora mi dirai, puoi anche vloggare magari una domenica, un lunedì che sei a casa. Hai anche ragione. Potrei fare un ibrido e quindi farvi un weekend vlog, quindi il sabato che lavoro e la domenica a casa. Potrebbe funzionare benissimo. Alla fine mi do le idee da sola, cioè ci arrivo con un attimo di, vedi, dialogo. Questo per ridirti che non so se ci vedremo la settimana prossima, però ci rivedremo qui perché mi diverte troppissimo chiacchierare così in maniera random di tutto. Anche perché mi fate compagnia. Ora, come vi ho detto, vado a registrare un paio di contenuti carini, spero. E noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao amici! Non l'ho detto. Se questo video ti ha intrattenuto, metti like, iscriviti al canale per non perderti i prossimi video di vari argomenti e niente, ci sentiamo qui sotto nei commenti noi. Ciao!